Dunque abbiamo detto, torniamo alla numerologia, torniamo al che cos'è la numerologia, cosa possiamo fare con la numerologia e tutto ciò che riguarda questa numerologia, la numerologia esoterica. Dunque, la numerologia si rifà ai tarocchi. Che cosa sono i tarocchi? Chi non conosce i tarocchi? I tarocchi sono un mazzo di carte che si usava tanti anni fa, che era composto da 56 carte a cui sono state aggiunte altre 22 carte, chiamati arcani maggiori. Le 56 carte si chiamano arcani minori, ma sono le classiche carte dall'1 al 10 più ci sono 4 figure che vengono utilizzate per il classico gioco di carte, i classici giochi di carte. Diciamo che rispetto a un mazzo di carte tradizionale che è fatto da 13 carte, dove ci sono dall'asso al 10 più Jack, Q e K, qui c'è un'altra figura in più, perché abbiamo il fante, abbiamo il cavaliere, la regina e il re. Ok, queste sono le 4 figure. Dunque abbiamo il mazzo di carte chiamate arcani minori che hanno i 4 semi classici che sono coppe, spade, bastoni e denari, a cui sono state aggiunte queste 22 carte che sono gli arcani maggiori. Ecco, noi prendiamo questi arcani maggiori per interpretare i numeri della nostra data di nascita attraverso questo strumento che si chiama la mappa dei talenti, che puoi potete vedere in questa immagine. Questa è una mappa dei talenti, o chiamata anche mappa dei bisogni o mappa delle opportunità, dove, come puoi vedere, ci sono dei numeri e delle immagini. Ecco, noi utilizziamo gli arcani maggiori per leggere quei numeri, per interpretarli, perché l'arcano, la carta, rappresenta in maniera simbolica i significati del numero. È molto più facile ricordarsi tutto ciò, le caratteristiche, no, di quel numero, avendo in mente un'immagine. Se vuoi vedere quali numeri appartengono alla tua data di nascita, andando sul sito mappadebisogni.it puoi fare gratuitamente questa analisi. Uscirà una mappa come questa e ti dirà quali numeri appartengono alla tua mappa. Cliccando sulle immagini corrispondenti tu puoi leggerne il contenuto, dunque più o meno sapere che cosa significa quel numero in quella posizione. Ora facciamo un esempio. Prendiamo una data di nascita a caso, 23/11 del 1968. La prima cosa che facciamo è ridurre questi numeri in 3 cifre, ovvero una per il giorno, una per il mese e una per l'anno. E dunque abbiamo il 5 nel giorno, che è dato dal 23, l'11 rimane 11 e il 1968 diventa un 6, perché abbiamo sommato 1 più 9 più 6 più 8. Abbiamo ottenuto una cifra doppia che è superiore al 22, che l'abbiamo sommata e abbiamo un 6. Il giorno di nascita è il desiderio profondo, significa quello che noi vogliamo fare ogni singolo istante della nostra vita, proprio desideriamo fare, ecco perché desiderio profondo. Il numero del mese invece viene letto in chiave negativa, è la risposta automatica ai nostri conflitti. Ok, non voglio entrare nello specifico perché abbiamo un numero che si chiama conflitto, ma non ne parliamo in questo corso. Quando noi siamo in conflitto con ciò che riguarda quel numero, automaticamente il numero che abbiamo nel mese risponde a quel conflitto. Dunque è la nostra risposta automatica che non viene elaborata, mediata dalla nostra mente, è automatica, parte proprio dal cervello rettile. Invece l'anno è lo strumento genealogico
è praticamente quello che noi utilizziamo per impegnarci al meglio. Ed è, tra l'altro, o meglio, e vi è dentro questo numero il conflitto o i conflitti che ci ha tramandato nostro padre, la linea, il ramo appartenente al nostro padre.